Ragazzi, abbiamo un problema. Ciao ragazzi e bentornati. Bene, ci eravamo lasciati così. Ora però andiamo a capire di cosa si tratta e come siamo andati a risolvere questo problema. Peccato, era una bella struttura e teneva pure molto bene. Peccato sì, però Allora ragazzi, come potete vedere, questa è una struttura che abbiamo fatto con i montanti di cartongesso, perché pensavamo, che potesse essere più resistente in questo modo. ma alcuni ragazzi ci hanno consigliato su un forum di camper che essendo un materiale ferroso poteva creare della condensa. Quindi con il caldo e con il freddo si sarebbe potuta creare condensa e di conseguenza abbiamo deciso di rifare tutta la struttura e di farlo per come effettivamente sono fatti i camper. Perché praticamente all'interno di questa struttura dentro ci sono i legni, quindi essendoci i legni comunque sia sotto che sopra il compensato e i legni dentro, avrebbe potuto ristagnare dell'acqua e potrebbe diventare un problema. Allora, per andare a risolvere il problema della struttura che abbiamo montato erroneamente, dobbiamo andare a fissarci le pareti con delle rimanenze di pannello. Solo che dobbiamo anche montarci i pannelli della parete, perché io ho calcolato 2 metri più 4 cm e 4 cm sono 2,8 metri, più il silicone che andrei a mettere da una parte e dall'altra doveva essere preciso con la misura che ci serviva. Invece ci siamo resi conto che essendo che i listelli sono più allati dobbiamo andare a chiuderci la parete dall'interno, così recuperiamo quel centimetro che manca. Quindi faremo così: ci monteremo tutti i pannelli all'interno chiudendo tutte le pareti. In seguito andremo a fissarci la struttura in legno che dovremmo ancora rifare. Ecco qui ragazzi, allora abbiamo montato questa tavola qui, abbiamo aggiunto quei 2 listelli da una parete all'altra e abbiamo aggiunto le altre 2 tavole, una al centro e una sopra la cabina. Oggi, da come potete capire, entriamo nel vivo della questione e quindi vi facciamo vedere subito come abbiamo continuato a lavorare. Oggi andiamo a preparare la struttura del tetto, finalmente direi. Così possiamo chiudere il camper e partire direttamente senza fare niente più dentro. Metteremo una brandina e una pentolina con un fornellino a gas e ce ne andiamo ragazzi, senza Un paio porta, di senza scatole niente, e partiamo. via. Quindi andiamo all'azione, via, andiamo a sparare. Andiamo quindi a prenderci le misure di questi montantini che avevamo già posizionato precedentemente e li riporteremo su questa struttura qui. Siccome abbiamo sbagliato la struttura, ma abbiamo sbagliato il materiale, ma non le misure ce le siamo riportati diligentemente qua a modo nostro, un po' rudimentale. Quindi adesso andremo a riportare le stesse misure qua sopra per fare il lavoro. Andiamo. Eh sì, tu l'avevi segnata qua la misura, no? Quindi il listello lo metti qua, giusto, perfetto. Ok? No, controlla queste cose. In modo di controllare da quella linea a quella linea se ci sono 40 cm. Per sicurezza. Vabbè che poi quando li mettiamo in listelli Ingegnere all'opera. Che mettiamo? Vabbè, mettiamo sempre questa colla che abbiamo qua, no? La tight bond. No, non ci sono i 40 e mezzo, amore. Come no? 40 e mezzo dovrebbe essere. No, sono 36 e mezzo in mezzo. Perché l'hai contati non dall'inizio ma dalla fine. Ho sbagliato, vedi? Uvi? Ho sbagliato. Oh, dici buono, ma ti controllo. Ho fatto bene a controllarlo. Dovrebbe essere a posto. Sì. E adesso dove lo devo controllare? Dall'altro. Dove c'è Di il qua. Max Fan? Sì. 40 e mezzo. Ma da qua a là. 40 e mezzo. Ok. Quindi ci siamo. Abbiamo quindi continuato a prendere le misure e a ragionare e a prendere le misure, a controllare e a verificare che tutto fosse giusto per riuscire a continuare a fare questa struttura e per farla veramente bene con questo secondo tentativo. Per poi proseguire incollando con la nostra amica Tidebond e con tante spillette ovviamente.
Dopo aver sistemato la struttura perimetrale e i listelli centrali, siamo andati avanti ritagliando i legnetti per incollarli nella parte centrale e intorno ai futuri oblò. Qui, ragazzi, Michael mi ha lasciato di nuovo fare qualcosa di importante. Ci siamo scambiati i ruoli, lui ha applicato la colla e io ho fissato i legnetti con le spillette. In seguito abbiamo creato la seconda parte della struttura. Prima di assemblare i due pezzi della struttura avevamo eseguito dei prefori sui lati, inserendo viti lunghe per garantire un'unione solida e resistente. Successivamente abbiamo collegato i due elementi, completando così la struttura e mettendola da parte per procedere con lo smontaggio dei montanti. E così eravamo finalmente pronti per rimuovere tutti i montanti che avevamo installato in precedenza sul camper. E allora sistema tu, che io comincio a smontare i pezzi piccoli. Che fai? Che fai? Ma guarda tu a lei. Ma guarda tu a lei, qua. Si piglia la mano ormai. È caduta una texana. Una texana? Dov'è, mo? Qua dietro. Mi fa uscire a pazzo. Non parlare dialetto, tamarretto. Mi fa uscire matto, ne? Aspetta, amore, questo fa male, questi tagliano, Tiralo. Ok, dammi a me. Fatto bene. Dovresti usare i guanti per queste cose. Li guanti. Dai, vieni che smontiamo i pezzi piccoli, dai. Posso farmi male pure io, però io so più o meno come Dai, dammi, Questo capo smonto fa le texane. Sì, che tocca la porta. Attenzione, amore mio, che ci sono i paraspigoli qua a punta. Tu l'hai montati così, tieni. Fammi da serviziere, come fai tu di solito. Come serviziere? Non sono un serviziere io. Perché uso la mia serviziera? Mi sei il mio aiutante. Sono il tuo aiutante di Babbo Natale. Guarda, come fa Michael. Dietro. Bravissimo. Ah, qua è Ecco incollato. qua, ti sei... E qua è incollato. Amore, No, non fammi mi- vedere così si Non mi sono fatta. fatta niente. Aspetta. E non con la punta però. È incollato qui il Ah, silicone. lascialo stare. Tiro da qua. Ok, piano. Camperito Revolution, ragazzi. Camper cabriolet. E in questo preciso momento, mentre stiamo ancora continuando a litigare su come mettere il telefono per le riprese, volevo condividere con voi la mia gioia del fatto che Michael mi ha davvero permesso di lavorare, quindi di smontare la struttura. Forse mi ha permesso di lavorare proprio perché si trattava di smontare e non di rimontare, ora che ci penso. Però va bene comunque, un po' di esperienza me la faccio, dai. Ma mettiti tu a terra. Tieni. Scendi un gradino, perché devi lavorare sopra là? Perché fa male collo così. No, lavori comodo perché. Vedi? Là lavoravo più comodo. Spingi. Non fa fissare. Aspetta, è ancora attaccata. La texana. E qui vorrei cogliere l'occasione di ringraziare tutte le persone che sono iscritte al nostro canale fino ad ora, ringraziarvi per il vostro affetto e per ogni commento che ci avete lasciato sotto ogni video, e in più per comunicarvi che per festeggiare i 1000 iscritti al canale che stiamo per raggiungere, pensiamo di fare una live rispondendo ad alcune delle vostre domande più gettonate. Quindi, se avete qualcosa da chiederci, fatelo nei commenti qui sotto. Grazie ancora a tutti! Una mano? Un piede? Un dito? Un occhio? Occhio. Guarda queste cose qua. Sì. Le odio queste cose, le odio. Si chiamano perimetrali, amore mio. Lo so. Che ne dite ragazzi, un bravo insegnante? Considerate che i pezzi che non sono riuscita a smontare io, l'ha continuati a smontare lui ovviamente, perché io in alcuni punti rischiavo di spannare troppo le tex e quindi di conseguenza a rovinarle e a non riuscire poi a svitarle agevolmente. Diciamo che non avevo capito bene il funzionamento dell'avvitatore, non tanto il funzionamento ma quanto il fatto di come bisognava impugnarlo per evitare che si spanassero. Ancora sto facendo pratica, ma sto facendo qualche progresso, dai. Abbiamo quindi continuato smontando la struttura
struttura, laddove riuscivo io lo facevo io, laddove non ero capace di farlo interveniva Michael. E in più, man mano che andavamo avanti, aggiungevamo altri listelli, oltre alle tavole che abbiamo messo prima, per rendere la struttura un pochino più stabile. Lui risolve sempre prima che io torno con gli attrezzi. E poi mi dice pure che non mi prende in giro. Un inserto a stella poi. Non è un inserto a stella questo, scusate. È una stella. E lui dice di no. Una stella col buco pure. Qui me lo sta spiegando ma non si sente bene, quindi ve lo dico io che comunque è un inserto a stella. Non è francese, è un inserto a stella. Se volete imparare la mia logica seguitemi, perché con me scoprirete cose che nemmeno vi immaginavate di voler sapere. Comunque è un inserto francese. Sì, perché si inserisce con la parte metallica nel legno. Lo so, perché sono diventata intelligente. Io, se vuoi svitare, svita con molta attenzione. No. Mi sa che ci vuole tuppa. Ci vuole tuppa! Che è successo? Ci vuole tuppa. Stai abitandoci, stai abitando. Come? Non so come messo. Ah, vedi che ci vuole tu. E con cosa mi tengo? Tu? Con le gambe mi devo tenere. Ho già capito. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Grande, grande. Grande. Grande, 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 grande come te, sei grande, il sole anche tu. Basta? Bravissima. Proseguiamo? Sì, amore mio, abbiamo finito. Adesso ci tocca mettere il tetto giusto. E siamo a cavallo. Allora ragazzi, lei accudisce i cani, accudisce, sistema la casa, cucina, si occupa dei panni, lavora e adesso sta facendo anche il camper. Ok? Direi che posso andare a farmi una vacanza. Non so tanto. Let's go! E ora possiamo montare il tetto vero! Yeah! GG bro. Ah, oggi, è già che ci sei! 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 Grazie a tutti di essere stati anche oggi con noi. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio, ciao!